Ciao a tutti, siamo Davide e Franco. Oggi prepareremo il salame dei morti. Attenzione! Questo canale non è adatto a chi ha problemi di colesterolo, glicemia o di pressione alta. Buona visione! Ok. Sì. Allora, il salamino dei morti, questa qui è una ricetta che mi ha dato il mio amico Carlo Perrotta. Io non la conoscevo, non la sapevo. Neanch'io, però... Poi è salamino fino a un certo punto. Sì, sono salsicciotte, diciamo. Salsicciotte che dopo vedremo la procedura. Sì, perché qua non andremo a stagionare, qui andranno cotte, dico Queste bene. qui vanno cotte. Adesso poi ve lo diciamo strada facendo. Dai, andiamo a vedere gli ingredienti, Allora... Gli ingredienti li ho scritti io, se vuoi... Ecco, di tutto te... Dico io gli ingredienti, va bene. Allora abbiamo 1,5 kg di pancetta fresca di maiale, 250 g di lonza, 250 g di spalla. Abbiamo bisogno di carne che abbia collagene, molto muscolosa, perché deve proprio sciogliersi e fare quel tacca tacca, esatto. No? Come nel cotechino, diciamo. 400 g di coppa di maiale, 300 g di cotica, andremo a mettere anche la cotica. Poi abbiamo già preparato le dosi, la salatura, ma ve lo diciamo dopo. Adesso andiamo con la preparazione, dico bene. Allora, posso spendere qualcosa? Per Bacco. Questa qui è una ricetta che mi ha dato Carlo Perrotta. È ovviamente un mio amico che è dentro nel gruppo dove sono amministratore così, ed è un salume cremasco. Lo si fa crema nel periodo del giorno dei morti. C'è questa ricorrenza qui. Ecco, allora lui mi ha dato questa dose qui, mi ha dato questo input qui e insomma la ricetta è sua, quindi Carlo Perrotta è un gran norcino, anche se è siciliano. Ogni regione ha i suoi salumi, Però io ho visto... Però dalla Sicilia a Crema, voglio dire. È da un po' che qui, però ho visto delle lavorazioni che fa, sono rimasto sbalordito, quindi è un signor norcino, grande Carlo, grande. Va bene, allora vado con la macinatura. Andiamo con la macinatura. Allora maciniamo con la piastra dell'otto e andiamo a macinarlo una volta sola. Esatto. Allora, facciamo un'altra precisazione. Sì. Diciamo che lo si fa tradizionalmente crema quando si ammazza il maiale. No? Sì. Esatto. Tanto io vado. Si può prendere, anzi si dovrebbe prendere tutta la parte del maiale. Qui noi ovviamente abbiamo con quello che abbiamo un po' trovato, abbiamo un po' fatto in macelleria, un po' di carne fresca. Vediamo cosa riusciamo a fare. Ecco qua, guardate, macinato una volta sola, il quantitativo è questo qua, dovrebbe risultare in totale 2,7 kg di carne. Quindi abbiamo già preparato le spezie e il sale, che adesso vi andrò a dire. Allora lavoriamo con un 2,1% di sale medio marino di Cervia, quindi abbiamo messo 57 grammi di sale, 3 grammi di pepe macinato fresco, 3 grammi di pepe in grani, e 5 grammi di saporita. La saporita è una bustina, una droga insaporitrice che trovate anche nei supermercati in mezzo alle dosi. È una bustina tipo azzurrina con scritto insaporitore per arrosti e carne. La ricetta prevede questo qua, quindi 5 grammi di quello lì. Andiamo a mescolarlo. Sì, è già mescolato. Ok, allora andiamo a condire. Dovrebbe essere abbastanza saporito. Sì, anche perché va cotto questo salume qui, anzi questa salsicciotta qua. Andiamo a mescolare e poi ci aggiungiamo il vino. Esatto. Mezzo bicchierozzo di vino. Sì, insomma dopo uno ci mette quello che... Lambrusco, noi ci mettiamo il lambrusco normalmente. Dopo non so, dalle parti di crema il vino prediletto per i salumi. Quindi andiamo a mescolare sempre fino a quando la carne non fa il filo, che vuol dire che lega bene, che si è mescolata bene, e poi andiamo a insaccare, dico bene. Esatto. È il momento del vino. Sì. Vai. Oh, mamma mia, che spuma. Questo è il vino del tuo contadino, vero? Sì. Vino casalingo. Quindi vino casalingo senza lieviti o solfiti, tutto naturale ovviamente. Sta già
Allora ti faccio una domanda intanto che mescoli, perché me lo chiedono sempre sotto nei commenti e comunque anche in altri social, ma che funzione ha il vino all'interno dell'impasto? Allora, lì si aprono delle discussioni, perché tanta gente dice che non serve, invece il vino serve. Allora, uno c'ha dentro gli zuccheri, lo zucchero è un conservante. 2, facilita lo scivolamento dentro il budello. 3, c'ha dentro quella sostanza rossa che non mi ricordo come si chiama, comunque Porpora. sì, ecco, fa rimanere la carne un po' più rossa. E dopo ce n'era un quarto, favorisce l'innesco delle muffe, quindi perché avendo dentro lo zucchero, capito? E 5, abbassa anche il pH, capito? Tiene bassa l'acidità della carne, cioè, quindi c'è tutto l'interesse a mettere dentro il vino della carne nell'impasto. Ecco. Detto questo qui te ne faccio anche un'altra che molto spesso mi viene chiesto oppure mi viene consigliato. Una volta che tu fai l'impasto con dentro tutto sale, aromi e anche il vino, no? C'è gente che ci mette uno straccio sopra e lo lascia riposare una notte. Ma lì va un po' a poesia di pensiero. Io sono abituato a insaccare subito. Perché, secondo me, a lasciargli la carne inizia subito l'innesco di fermentazione. Ecco. Quindi la parte sopra inizia a diventare un attimino un po' più scurina, invece quella in mezzo è. E secondo me non è una. Quindi è partito il tappo. Secondo me non è una roba che va molto bene, dopo ognuno fa come vuole, c'è chi lo fa e posta i risultati e gli viene bene. Quindi... Questo era un segno. Era un segno. Non avevo dubbi. Era un segno. Lo sentiamo, dai, c'hai le mani pulite? Insomma no. Beh, lo stesso, si unge un po'. Salute, solito brindisi per la polvere da movimento. Perdonate, sì. Sono sempre buoni i vini che porti. Succo duro. Buonissimi. Bene. Allora, tu hai finito, preparo l'insaccatrice e andiamo a insaccare. Allora, insaccatrice pronta, questa qua verticale che è sempre la più comoda perché ha poco spazio, molto versatile, 3 kg. E Franco ha preparato i budelli. Esatto. Allora, oggi vi facciamo vedere il budello di manzo che si chiama torta. Qui è un 43-46 mm. Il calibro è 46 mm. 46. Praticamente è grosso come una salsiccia, solo che diciamo che è un budello più adatto alle cotture, alle alte cotture. È più robusto. Esatto, più robusto. Vi faccio vedere la differenza tra la budellina normale da salsiccia e quello. Certo, è più piccolina, esatto, è un pochino più delicata. Esatto, quella da salsiccia normale, insomma, va bene per la salamella normale, questa qui che va cotta, la torta è indicato. Allora, 18 metri, diciamo che il prezzo varia dai 6 a 8 euro circa. 18 metri? 18 metri lineari varia dai 6-8 euro a matassa, diciamo, ok? Così se uno vuole farsi un'idea. Va bene da fare anche i salami, perché è un budellino che è molto più spesso e in tanti fanno dei salami, perché questo qui è in 3 calibri. Sembra che ci sia 43, 46, c'è il 48-50 e 50-55, adesso non vorrei dire una stupidata, però ci sono in 3 calibri, quindi lo potete fare anche leggermente un po' più grossino, va bene da fare dei cacciatorini, diciamo, ok? Sì. Andiamo. Io ho già preparato, c'hai già tutto in punta, questa si infila bene perché è bella grossa. Sì. Qui non ci sono mica problemi. Vedete la forma irregolare che ha? Buono. Allora, guardate, avete visto, velocissima da fare, l'abbiamo insaccata in un attimo, se poi abbiamo l'attrezzatura si fa presto. Ovviamente. Adesso vuole legata. Esatto. Ci proviamo. Sì, si usa la spagnoletta, vedete? Allora, io non sono molto pratico di spagnoletta, perché nel mantovano questa qui non è che si usa molto. Ci proviamo, vogliono perdonarmi chi è più abile di me, però... No, vabbè, ma la velocità, l'importante è il risultato. Insomma, dopo chi lo fa tutti i giorni, non sì, è chiaro che io ne faccio talmente tante poche di salsicce che... Ecco, io ci vado a dare il doppio coso, parto da qua. Il fermino, il gancino, perché così gli ho fatto il gancino. Sì, bravo. E poi mettiamo a vedere. Devono venire fuori dei salamotti da
80 grammi. 70-80 grammi, ovviamente. Vediamo se... Ecco qua, bisogna fargli il nodo, dicono. E io gli faccio il nodo. Sì, perché sennò se ne tagli uno dall'altro, in teoria... Esatto. In teoria bisognerebbe fargliene due. In teoria. Però va bene, io va non sono molto pratico, quindi... Ecco. Mamma mia. Sì, perché è un budello un po' particolare questo qui. Ci sono dei salamini da 70-80 grammi. Allora, intanto che tu leghi, andiamo a spiegare un pochettino come va, come andrebbe preparato questo Questo salamino. Questo salamino qui andrebbe innanzitutto lasciato qualche giorno insaporire, perché deve prendere ovviamente gli aromi. Poi dopo, prima di farlo... Un paio di giorni. Sì, 2 o 3 giorni, adesso c'ha dentro il sale così. Andrebbe cotto nell'acqua per 20 minuti e poi dopo la rifinitura andrebbe fatta nella zuppa di fagioli all'occhio, cioè praticamente quelli piccolini che c'hanno l'occhio. E c'hanno l'occhiolino. Ecco, va cotto con questa tipologia qua, che ripeto è una cosa del cremasco, quindi loro ne sanno molto di più di me per quanto riguarda di questo salume qua. Noi diamo ovviamente l'idea un po' di come si può fare. Quindi oggi non vedrete il salame, questo salamino qua, questo salamino cotto, perché abbiamo bisogno di lasciarlo un po' insaporire, però abbiamo pronto, vi ricordate il video del salame spagnolo, il chiorzo, o come volete chiamarlo, il chorizo, chiorzo, comunque sono tutti i nomi di salami di quelle parti lì. Comunque va bene, chiamiamolo chorizo, visto che mi avete bacchettato sotto il video, è stato un piacere perché i commenti non sono mancati, quindi no, anzi, quindi va bene così. Sì, beh. Ho sempre detto, quando uno sbaglia è il momento che lo vedono tutti. Sì. Se fai bene non ti guarda nessuno, no. Se invece sbagli tutti vengono... No, vabbè. Comunque ce l'abbiamo pronto e quindi andremo a fare la prova assaggio di questo chorizo. Vai. Ecco, se la appendete fate in maniera che non si tocchi. Io adesso l'ho messa che si tocca, ma dopo ci metto un altro gancio. È meglio che stia aperta, quindi aperta in frigo, ok? Esatto. In frigo, non fuori, non deve stufare questa qua, deve raffreddarsi e deve prendere il sale e poi dopo è pronta per la cottura. Allora adesso noi andiamo a fare la prova assaggio del chorizo. Un profumo, guardate. Guardate che bello, l'ha spazzolato ieri, è prontissimo per fare la prova assaggio. A te l'onore. Vediamo subito sul mezzo, no? Sì, perché qua ci aveva messo la paprika, mi ricordo. Sì. Wow. Se lo vuoi far vedere. Wow, che bello. Bellissimo. Guardate che spettacolo. Spettacolare. Sì. Vediamo il taglio. Sì, questo io lo mangio così. Comunque... questo non deve essere duro, deve essere abbastanza morbidino, attenzione, Cosa c'è 40 giorni ormai. Sì, ormai da quando abbiamo fatto quel video. Il profumo voi non potete immaginare, è buonissimo. Tanta roba. Si sente appena il piccante. Appena. Io non lo sopporto il piccante, però qua si sente appena. Pensavo che fosse di più piccante, ma secondo me è il contrasto della paprika, che è dolce. E pensavo che visto che non ci va pepe dentro, dicevo, invece è un buon contrasto. Ma un po' sulla lingua lo sento, io che non mangio piccante un po' lo sento. Allora, però il gusto mi piace. C'è dentro, bisogna che si senta. Però non è esagerato. Non è dose. Ma questo qua a metà me lo lascio. Io assolutamente. Io mi sono tenuto gli altri due a casa, quindi. Salute a vostra, ho bevuto senza preavviso. Va bene. Buono, questo qua è da andate a vedere il video
C'è scritto chiorzo, però è il chorizo, Chorizo. come volete. Però è buono, spagnoli, tanta roba. Insomma, come italiani. Vabbè, però livello questo- di quantità di salumi. Al tartufo. Dopo anche loro hanno le sue specialità che sono ottime, sicuramente. Posso bere anch'io? Mamma mia. Ma questo qua è la mia cena stasera. Ma che meraviglia. Buono. Tanto che non vede me ne faccio un altro. Ma... Allora, salumi italiani, i segreti del Norcino. Stavolta non me lo sono dimenticato, c'è scritto. sì. E l'altro lo dici tu? Salumi fatti in casa, chi lavora in maiale. Andate a cercarlo su Facebook, pagine Facebook, lì trattano solo di salumi fatti in casa, ma salumi fatti bene, ok? Bene, allora, direi che Possiamo finirlo tutto, direi che possiamo. Direi che il video si possa concludere. Abbiamo fatto la nostra salsicciotta. Vedremo se prossimamente faremo vedere la cottura. Vediamo se ci riusciamo. Una bella zuppa di fagioli. Esatto. Altrimenti ci possiamo vedere sicuramente al prossimo video. Ringrazio Franco. Vi ricordo che sotto al video vi lascio il link con le pagine Facebook che abbiamo appena elencato. Sotto vi metto gli ingredienti per fare questa salsicciotta qua cremasca. Poi sotto ci sono tutti gli altri miei social, c'è il link se volete acquistare lo stagionatore e chiedere informazioni. E vi ricordo che ho un altro canale YouTube, qua sotto trovate il link, Hobby, se vi iscrivete per me è molto importante. Iscrivetevi anche a questo canale e vi saluto a tutti, dai. Ok. Saluto da Davide e Franco, ciao. Oh.